C'è un paese, nascosto tra le pieghe del Cilento, dove il tempo sembra aver scelto di rallentare. Rofrano. Qui dove la terra è generosa, ma anche severa, è nato il pomodorino di Rofrano. Un frutto umile ma prezioso, cresciuto tra fame e dignità. Siamo venuti a Rofrano per seguirne le tracce, attraverso le storie di contadini custodi, come Giuseppe Detta, primo fondamentale attore della staffetta dei semi, Sofia Mazzeo e Giovanni Cavallo, che per generazioni hanno conservato e curato i semi di questo alimento speciale. Abbiamo avuto l'onore di poter parlare con due di loro, Giovanni Cavallo e Sofia Mazzeo, che nel pomodorino di Rofrano hanno visto un'opportunità di rivincita e di affermazione. Nel 1954 lo Stato italiano avviò un'inchiesta nei paesi più isolati e poveri del Sud per documentare i consumi alimentari in rapporto allo stato di salute della popolazione. Rofrano fu uno di quei paesi. I dati raccolti raccontano di pasti semplici, ripetitivi, spesso insufficienti. Pane, patate, verdure, legumi, pomodori e passata fatta in casa. Un'inchiesta che racconta la miseria e la forza di questa terra, le risorse contadine, la dieta povera ma piena di identità. Il pomodorino di Rofrano, piccolo e resistente, era una delle certezze estive e un bene prezioso da conservare per l'inverno. Oggi quell'inchiesta non è solo un documento storico, è uno specchio che ci obbliga a chiederci: che cosa abbiamo perso, cosa possiamo ancora salvare? In un piccolo paese del Cilento, un pomodoro diventa il simbolo di una resistenza silenziosa, di una memoria contadina che affonda le radici nella terra e nel cuore. Il pomodorino di Rofrano non è solo un sapore antico. È una radice che resiste, una voce che non si è mai spenta, fatta di storie, silenzi, carezze. È la prova che anche ciò che nasce dalla povertà può diventare tesoro, che ciò che sembrava perduto può essere ritrovato, se qualcuno ha il coraggio di ricordare. Siamo con Giovanni Cavallo, giovane coltivatore, che ha visto nel pomodorino di Rofrano un'opportunità. Giovanni, perché siamo qui? Innanzitutto buongiorno a tutti, siamo qui perché circa 10 anni fa mi trovavo in Toscana e stavo valutando di ritornare nel mio paese, nel Cilento, a Rofrano esattamente. E, digitando alcune cose su Google per capire un po' i prodotti che offrisse la nostra terra, mi sono ritrovato in un elenco il pomodorino antico di Rofrano. Digitando prodotti DOP e GP Campania e mi uscì in questo elenco la registrazione come PAT, prodotto agroalimentare tradizionale. Qui ne ho qualche esempio, questi sono gli ultimi rimasti, ricordiamo che oggi comunque siamo ad aprile e l'abbiamo conservati apposta per questa occasione. Dopo questa notizia per me sconvolgente, sono rientrato a Rofrano e la prima cosa che ho fatto è stata quella di andare da mio nonno. Sono anche emozionato per questa cosa. E mio nonno mi ha iniziato a parlare di questo pomodoro e mi ha indicato un'antica contadina custode, zia Sofia Mazzeo, la quale mi ha donato 5 varietà di pomodoro che si coltivano a Rofrano e tra queste c'era il pomodorino di Rofrano, una varietà che personalmente non avevo mai conosciuto nonostante la sua registrazione come PAT, e mi sono prestato subito alla coltivazione di questi tipi di pomodori. A mia insaputa, facendo alcune cene con gli amici, ho esaurito praticamente tutti i piennoli che avevo a disposizione di questo pomodoro e successivamente poi ho capito del potenziale di questo pomodoro e sono andato alla ricerca nuovamente da zia Sofia Mazzeo di questa varietà. Giovanni, tornando al racconto del tuo ritorno a Rofrano e l'incontro con la signora Sofia, che ti ha appunto donato 5 diverse varietà di semi di pomodorino. Tra queste 5 varietà, tu come hai capito quale fosse la varietà con più potenziale, non sapendo appunto che tra queste 5 varietà ci fosse anche il pomodorino di Rofrano? Dopo che zia Sofia Mazzeo mi ha donato questi 5 tipi di pomodoro,
li ho coltivati tutti quanti, solo che uno tra questi si differenziava per la sua conservabilità nel tempo. Quindi dopo essendo stato raccolto ad agosto e settembre, vedevo che comunque si conservava appeso tipo come il piennolo del Vesuvio, appunto, oppure in alcuni cassettini veniva riposto e manteneva la sua conservabilità anche fino ad aprile. Infatti oggi siamo qui e ci sono gli ultimi pomodori rimasti ed è proprio aprile. Cosa ha di caratteristico questo pomodorino per avere l'attenzione di chef e pizzaioli? Questo pomodorino ha riscontrato l'attenzione di chef e pizzaioli soprattutto per la sua conservabilità, quindi abbiamo un pomodoro coltivato, raccolto ad agosto e settembre, che permette la conservabilità sia nei mesi invernali ed anche fino alla primavera successiva. Presenta una buccia molto spessa, ha una leggera nota acida e un sapore dolce. Come coltivi adesso questo pomodoro? Questo pomodoro attualmente lo coltivo in due modi. Uno che prevede il sostegno con tutori, ad esempio pali di castagno, e altri li lascio direttamente crescere a terra. Questo perché, sempre parlando con mio nonno, ho capito che in passato venivano piantati insieme al Gran Turco e praticamente non ricevevano nemmeno un'irrigazione durante la crescita, quindi venivano abbandonati e, e crescevano in maniera naturale. Riallacciandomi proprio all'ultima parola che ho detto, naturale, ho intrapreso appunto questa coltivazione senza l'utilizzo di sostanze chimiche. Questo pomodorino viene conservato in due modi, sia come piennolo, ma anche riposto in cassette ben areate, in modo tale che poi posso effettuare un controllo, perché ogni tanto capita che qualcuno marcisca e quindi lo devo eliminare. Giovanni, per te il pomodorino di Rofrano è solo un frutto della terra o qualcosa di più? Per me il pomodorino di Rofrano, oltre ad essere un frutto della terra, mi ha spinto anche a ritornare qui e quindi investire il mio tempo nella valorizzazione sia di questa varietà che anche del territorio in cui vivo. Quanto c'è di passato e quanto di futuro in un semplice pomodorino coltivato qui? Questo pomodoro, se in passato veniva utilizzato prettamente per uso familiare, oggi potrebbe essere una rivincita attraverso questa riscoperta, questa valorizzazione per il nostro territorio, e quindi può offrire anche una possibilità economica per i giovani. Giovanni, nel momento in cui ci hai parlato dell'incontro, tra virgolette, che è avvenuto tra te e il pomodorino, ci hai parlato di una protagonista importante che ha fatto sì che questo incontro avvenisse, la signora Sofia. Ce la potresti far conoscere? Volentieri, vi posso benissimo accompagnare da lei, così ve la faccio conoscere e ci parlerà anche lei di come ha fatto a custodire questi semi di pomodoro. Lungo la strada che ci porta dalla signora Sofia, Giovanni decide di fare una piccola deviazione per farci conoscere i luoghi di coltivazione del suo pomodorino. Ora ci troviamo in uno dei due campi, questo è situato a 500 metri, mentre abbiamo anche un altro campo più in alto, ad 800 metri di altezza. Visto il periodo, siamo ad aprile, non vi possiamo mostrare la coltivazione in pieno campo. Vi facciamo vedere qualche foto dove i pomodori vengono coltivati sia con il sostegno di tutori ed anche lasciati crescere liberamente a terra. E come vi raccontavo prima, vengono raccolti anche acerbi e poi
la maturazione prosegue nei locali di deposito. Dopo avervi raccontato un po' del recupero e della storia di questo pomodorino, vi porto a conoscere zia Sofia, che è la nostra contadina custode che ci sta aspettando. Vediamo se c'è zia Sofia. Zia Sofia! Accomodatevi. Entrate. Permesso! Avanti, avanti. Signora Sofia, come mai aveva questi semi? Io l'ho preso da Giuseppe Detta. E lui l'aveva più di 50 anni fa. E me l'ha detto e così me l'ha dato. Dopo ho fatto io e poi è venuto Giovanni e ci ha mangiato i semi. E lei ricorda l'episodio in cui Giovanni ha conosciuto il pomodorino di Rofrano? Giovanni? Sì. Se ce lo può raccontare, com'è avvenuto questo incontro? Cos'è successo quel giorno? No, non è successo niente, che è venuto, mi ha domandato, ci tiene il pomodorino di Rofrano. Così le tengo. Ho già chiesto un teretto, ho già tirato tutte le sementi fuori. E lui così è andato, io tutte le sementi tengo. E ce l'ho date. E lei l'ha sempre coltivato questo pomodorino? Sì. Fin da quando era piccola? No, forse una decina di anni che tengo io. Ok. Lui le teneva e poi ne abbiamo dato uno colato. Giuseppe Detta. Lei ha memoria del documentario del 1954 sull'inchiesta alimentare svolta a Rofrano? Era troppo piccola, teneva 5 anni, io sono 49. E dopo poi sono venute che mi ricordo che venivano a casa, abbiamo pesato la roba che mangiavamo il giorno. Mamma mia faceva una mezza panetta di pane, il pane aveva pesato, che tu che ne mangiavamo questo giorno, l'olio, le patate, le meneschine che abbiamo fatto quel giorno. Poi venivano io e venivano un'altra volta. E abbiamo fatto sempre questa cosa. Non mi ricordo ma per quando giorni venivano minimo 4-5 volte. E lei si ricorda precisamente in che anno ritornarono a fare questa inchiesta? Gli anni 80. Lei ricorda com'era la vita contadina di Rofrano quando lei era piccola? Sì, che me la ricordo perché sono stata anche io sacrificata nei lavori. Noi andavamo, facevamo 2 ore di cammino la mattina e 2 ore la sera. Poi tanto c'era una povertà perché io ero più bambina, scarsa io. Quando arrivava maggio mi levavo le scarpe perché tanto non è che si potevano tante comprare. E io a 2 ore di cammino, io passando l'ego. Io non tenia niente alle piedi, non cappava una spina, non niente. E poi stavamo in campagna per lavorare la terra, per mete, poi pesavamo lo grano con le lasene, facevamo l'aria che pesavamo lo grano, quando abbiamo mettuto, pesavamo. Poi dopo c'è la trebbia, abbiamo fatto un po' diversamente. La prima questa era la vita, con il serruoto, e già ammazzato pure io, con il serruoto che faceva così. Lei ricorda i prodotti che coltivavate e consumavate? Sì, il grano, facciamo il pane, patate, pomodori, peperoni, fagioli, lupine, facevamo anche le fisse di lupine, ce le mangiavamo, perché noi non è mancato mai niente, però il sacrificio si faceva, che lavoravamo sempre. Poi in campagna ne portavamo pure una pemmarola, una fetta di pane e mangiavamo lo giorno, perché lo giorno non è che tu potevi cucinare. Poi quando era la sera noi mangiavamo tutta questa roba. La pasta era poco, la pasta non è che tanto si usava, la pigliavamo proprio a gulire. Facevamo le cavatelle, tagliolini, questa era la pasta nostra.
E quando sentiamo che mia mamma, eravamo bambini, stasera cuoce la pasta, mamma, che golio che teniamo perché pasta, mo si etta, però prima non ce n'era. Signora Sofia, qual era il pasto di una giornata tipo durante la settimana? E un giorno fagioli, minestra, un giorno patate, cioè era un giro che facevamo. La carne, tanto prima non ce n'era, facevamo il coniglio, facevamo il pollo e quella era la carne che noi mangiavamo, lo maiale, perché non andavamo alla chianga perché non c'era possibilità. Il lavoro lo teniamo, la roba la teniamo in dalla casa quando ne volevamo, però le soldi non c'erano. È cambiato molto il modo di vivere di allora rispetto a quello di oggi? Sì, è cambiato proprio abbastanza. Mo si ghetta la roba, ma prima noi non la teníamo per quando ne serviva. Ma mo, quando pasta ittavamo, e pure io la ietta era animale. Però, che da noi non avevamo mai ittavamo. Romaniano poi per cucina, quella la mangiavamo io non bene. Non è che ittavamo e pigliavamo l'altro, perché non è che c'era tanta possibilità. Cucinavamo, sì, però la roba non la sprecavamo. Cosa significa per lei il pomodorino di Rofrano? È buono, buonissimo. Io le faccio tutte le anni, poi le conservo, ma stanno fino a febbraio, marzo, così e poi si perdono. Ora si stanno perdendo ancora di più, perché mo l'annata non è più come una volta, tutto si perde. Io coglio le arance, non che stanno io qua, si perdono. Che non è una cosa, la roba in dalla terra si perde. È cambiato un po' il clima. È cambiato abbastanza proprio. Non è come una volta, prima veniva meglio la roba, mo non è, sta venendo tutto male. Non sappiamo se è nata, se comiamo da peggio in peggio, stiamo andando. Quindi prima riuscivate a farvi bastare i prodotti della terra per quasi tutto l'anno? Per tutto l'anno. Le facciamo anche adesso. Io me le sto poi in congelatore, io tengo sempre il congelatore pieno. Fagioli, piselle, fave, la carne, che ne facciamo noi, la carne andiamo noi. Tutte specie che faccio mettere nel congelatore, fagioli a scagnolarielle, fagioli verdi, come allora tu pigli una volta nato, rape, tutto in congelatore. Allora lui guarda, io saccio che già cosa voglio, in congelatore piglio, perché non è che io non posso che giù per girare, gli portare, gli pigliare la roba, però qua cucino. E piglio la roba e la cocco, io faccio la vita. Ha un ricordo speciale legato alla coltivazione o alla raccolta del pomodorino di Rofrano? Eh sì, abbiamo coltivato e dopo l'abbiamo raccolta, l'abbiamo spasa che teniamo per bere, ovviamente la piena. Poi ci sono i tatterini, pure che si appennano e li tiene per bere. I pomodori che facciamo lo succo. Facciamo il succo, le bottiglie. Prima l'antica facciamo la conserva. Mi ricordo che facciamo la conserva, poi dovevamo guardare che non si è mai hecho via. Che se abbiamo spannenanzato con la finestra e aveva stato il sole. Poi hanno cominciato a fare bottiglie e le mettevano in dal forno. Però noi non abbiamo fatto così, noi abbiamo fatto estratto cotto. Odiamo la conserva, poi vodeno, io ancora così l'ho fatto. Io la bottiglia, la doppia e la metto in una coperta, in una cassetta. E la comiglio con la coperta, per sotto per coppa. E così si mantengono. Rifrittono e poi le metto a posto. Prima le facevo che mettevo a bollire lo fusto, però se ne ero piena assai. O lo vento, o un po' il fuoco in più, si trovava sempre che 5, 6, se ne pieno assai, però non ne perdo più.
e non perdo manco una pemmarola, che io la, cioè a poco, io me le faccio, mi fa lo succo, su 4-5 kg, con tutte quante. Faccio una bottiglia, 2 bottiglie, secondo me, e la tamara manco che ha già fatto la pasta. Non perdo mai una pemmarola, prima no, abbiamo fatto il fusto, una cascetta di pemmarole, abbiamo fatto così. Io mi danno solo cose perché avevo messo la macchina, avevo messo il fusto, avevo messo tutta una. Mo e Li faccio. fai un po' alla volta. No, noi le facciamo, però se no io ne tengo una cascetta, ne tengo una mensa. Li fai sempre. E faccio sempre. Perché mi compro la cucina che da volte e mi chiudo in delle bottiglie. Perché non è coperta, è fatto. Certo, fino a 4-5 bottiglie, dice ma 3 bottiglie. E dice, ma è una fesseria, però io ho sempre fatto le bottiglie. Come si tramandavano i segreti della coltivazione? Da madre in figlia? Eh sì. Io mi ho chiesto il genitore e ne faceva vedere come si piantavano, come si faceva la terra. E facevo. Io era sola, sapevo già che tu capivi fare. Era piccolina, era 10-11 anni. Quando sente parlare del pomodorino oggi, con tutto questo interesse, cosa pensa? Cosa possiamo pensare? È bene che vai avanti questa cosa. Eppure grazie a voi, no? Grazie a Peppo, che mo è morto, grazie a me e grazie a Giovanni, che mi ha fatto un giro. Io quando tengo una cosa non ho già mai negato niente. Tieni state le cose? Sì, perché io lo conoscia. Mi ha chiamato, io le tengo, vieni che te le davo. Ho sempre fatto amicizia per con Giovanni. All'epoca, in quei tempi, tra virgolette, difficili, si parlava di miseria, di cibo scarso, ma c'era qualcosa che non mancava mai sulla tavola, anche nei periodi più duri? Il pane. Il pane non mancava mai, perché lo facevamo e lo faccio ancora. Ma da piccola, quando non teniamo assai grano, facevamo quei lupini. Allora facevamo che non mangiavamo una maniera e quello gelato che lo portavamo in campagna, il pane buono. E nella cucina noi facevamo le frise di lupini. E come si fanno queste frise di lupini? Le lupine. Immagini i lupini, fai la farina, poi si misca con il granturco, farina di granturco e farina di. Poi si dovevano fare con l'acqua bollente, avevamo imbrigliato, si cucivano. E poi le mettiamo a crescere, cioè non è cresciuto perché non crescevano. Le facciamo cioè così come così. E tagliavamo la frisa. E poi quelle ficcavano nel forno, mamma cucina. E che però dava mangiare sempre dall'acqua, che non è che ne poteva mangiare così. E che poi non abbiamo fatto assai, ma non solo noi, tutti quanti era sta vita. E il pane lo teniamo più per andare in campagna. Avrebbe un consiglio da dare ai giovani d'oggi, anche ai giovani rofranesi proprio? Eh sì, tante cose le potesse imparare, però loro non stanno più assenti perché la terra nessuno la vuole avere più. Io già ho imparato a fare il pane, ma sai quando ho imparato a fare il pane? A fare l'orto. Però non è che sono. Io e mie figlie sì, mie figlie già erano venuto. E i vostri nipoti che gli tengo consigliate? tengo un nipote, Francesco, quello bene in dalla terra, col trattore, con la mettatrice. Francesco, andiamo a fare questa cosa. Io bene, mi aiuta io, guarda io che non posso fare niente. Però è già portato per la campagna. Vai alla scuola, vai a suonare, che faccio i suoni di organetto. E quando c'è il tempo viene anche in campagna. Sofia, lei prima ci ha parlato di questo cassetto da cui ha recuperato i semi del pomodorino, Sì. che in un certo senso è la sua banca dei semi. Dei semi. Ce lo può far vedere questo cassetto? Sì, sì. Lo vediamo.
cetrola, sementi di origano. Questi sono tutti i tipi di pomodoro. No, queste tipi di pomodori. Vedi come le metto. Questi sementi di cavolo, verza. Questi sono zucchine piccole. Zia Sofia, a me mi interessano che di marole rivierno, che di rofrano. Queste gialle. Gialle, rosa, che di case conservano d'inverno. Sì, io le tengo, poi le già trovate perché sono tutte mistate qua, e quindi le... No, queste sono citrone. Che c'è scritto? Questa è peperola gialla. Quelli. Questi sono i pomodori gialli. Sono quelle d'inverno, no? E che se mi serve? Questa è... Ha la possibilità di prepararci un piatto veloce con il pomodorino di Rofrano? Sì, subito. E che facciamo, zia Sofia? E facciamo le bruschette. Vai. Con le peperone. Vai. Sto lavando i pomodori per preparare le bruschette. Pomodori gialli di Rofrano. Sto tagliando i pomodori a pezzettini per fare le bruschette. Perfetto. Ci ho messo il sale, l'olio di oliva. Metto anche un pezzetto di aglio perché è buono. Questi sono gli ultimi pomodori gialli di Rofrano, perché ora siamo a aprile, non è che possono stare tanto, solo per farlo assaggiare. Questo è il pane casareccio di Rofrano, lo facciamo proprio locale. Questo facciamo la bruschetta. Venite che la mangiate un po', Grazie. Assaggiamo. Sì. Giovanni, l'ultima domanda è per te. Hai già pensato anche tu di lasciare i semini in un cassetto per le future generazioni? Ma la prima cosa che mi viene da dire è di ringraziare la zia Sofia che grazie ai suoi semi siamo ripartiti a moltiplicarli, appunto, quindi ora non ci sarà il problema di rischiare magari di perdere questi semi perché stiamo diffondendo sempre a più contadini questo ecotipo locale, appunto, e quindi come zia Sofia magari orgogliosa di me che ho continuato questa coltivazione, io lo sarò anche dei nuovi coltivatori che vorranno approcciarsi a questa coltivazione. Grazie Giovanni, grazie signora Sofia, è stato un piacere. Grazie a voi. Grazie a voi. E facciamo per noi piacere.